Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un video ispirato dalla nostra sorella, video bellissimissimissimo e trascendentalissimo, fighissimo. Un video stupendo, stupendo. Allora, il video che andiamo a fare oggi risponde a queste tre domande. Metteremo due varianti. Come sta vibrando ora il mio stato interiore? Cosa sta accadendo dentro le mie profondità? Su cosa devo mettere la mia attenzione cosciente? Ho sottolineato stato interiore, profondità, attenzione cosciente. E mi è venuta questa cosa. Nella misura in cui tu ti fai la domanda, il maestro sta già lavorando per farti avere le immagini che sono la risposta a quella domanda. Infatti noi nello yoga sciamanico, quando facciamo alcune pratiche particolari, chiediamo al maestro interiore di mostrarci la visione della nostra missione d'anima. E non ci dobbiamo aspettare una risposta con le parole, perché la risposta arriva con le immagini, cioè che sono gli eventi che ti accadono. Perché quando fai la domanda, chiedi e ti sarà dato, basta fare la domanda e le grandi verità non aspettano delle risposte verbali, non possono essere date da risposte verbali che hanno a che fare con la limitata percezione dell'io, no? Ma vanno contemplate, perché la risposta ti arriva dalla sovramente. Quindi andiamo a rispondere oggi a queste bellissime domande. Come sta vibrando ora il mio stato interiore? Cosa sta accadendo dentro le mie profondità? Su cosa devo mettere la mia attenzione cosciente? Do il benvenuto a tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi della nostra scuola iniziatica. Tutto il materiale di studio e di pratica lo trovate nell'arte sciamanica, nelle meditazioni guidate e nello yoga sciamanico per la realizzazione dei tuoi obiettivi di vita, qualsiasi essi siano, di realizzazione personale, qualsiasi essi siano. E la pratica che contraddistingue la realizzazione di obiettivi è la consapevolezza in quello che stai facendo, ok? Allora, detto questo, io oggi metto due varianti. Allora, ci mettiamo fiocco verde, fiocco giallo. Quando facciamo queste letture così importanti, incisive, vi consiglio di sentirle entrambe, però vi dico sempre fate quello che volete, quello che vi ispira è ciò che il vostro maestro interiore vi chiama a fare, ok? Allora, fiocco verde o fiocco giallo o ambedue, ok? E partiamo dal fiocco verde. Allora, lo mettiamo qua. Allora, inizierei, che dite ragazze? Ovviamente sapete che sto già prendendo il bisturi giusto con i Sefirion. Allora, mettiamo regno egregorico, il regno delle ombre e il regno della chiara luce. Vediamo come sta vibrando ora il tuo stato interiore, quindi cosa sta accadendo dentro le tue profondità, su cosa devi mettere l'attenzione cosciente. Sono tre domande in una, no? A seconda poi di quello che la lettura tarologica dirà, estrapoleremo un messaggio più conciso. Allora, andiamo a vedere. Per la variante numero verde, stavo dicendo. Il numero verde, chiamate il numero verde per la variante. Per la variante numero verde, appunto. Allora, come sta vibrando ora il tuo stato interiore? Vediamo un po'. Come sta vibrando ora il tuo stato interiore? Eccola. Siamo nel regno intermedio. Nel regno delle ombre siamo. Regno delle ombre. Vediamo a che punto ci troviamo del regno delle ombre. E qua ti dirà anche cosa sta accadendo sulle tue profondità e dove mettere l'attenzione. Quindi il tuo stato interiore sta vibrando su uno stadio intermedio di consapevolezza, no? Un piede di qua, un piede di là, ok. Non esiste né male né bene, tutto è perfetto, ok. Vediamo, quindi cosa sta accadendo dentro le tue profondità, dove devi mettere l'attenzione cosciente? Regno delle ombre. Ah, il sole è nero, terzo chakra.
terzo chakra. Nulla ti è ostile, osserva le cose per come sono. Per alcune dottrine il terzo chakra è anche detto il sole nero. Quindi è chiarissimo. Allora, per chiunque ragazzi e miei ragazzi non l'avesse visto ancora la pratica di yoga sciamanico e il podcast che c'è prima, cioè è tutto un unico video, la sequenza fluida yoga sciamanico, dove andiamo a lavorare proprio sui primi 3 chakra bloccati. Si dice che l'umanità, come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, sia ferma al terzo chakra. Il terzo chakra, come il secondo e il primo, soprattutto il primo, è bloccato. È bloccato a tutta l'umanità perché l'umanità ha paura del caos, ha paura dell'ombra, ha paura del femminile, ha paura dell'inatteso. Siamo in un regno intermedio in cui sta iniziando ad avere meno paura del caos, meno paura dell'inatteso, proprio come vi ho spiegato bene nel video di yoga sciamanico, la sequenza fluida. È come se ti dicesse di avere fede nel caos. La fede nel caos, perché come diceva Nietzsche, soltanto grazie a una buona dose di caos può nascere una stella danzante. E il terzo chakra qua ha a che fare con la volontà di essere una stella danzante, la volontà di realizzare i tuoi più grandi obiettivi animici, gli obiettivi dell'anima. E è come se, come ti ho spiegato bene, ripeto in quel video, stai iniziando a imparare a volere. Vi ho detto in quel video che quando la Kundalini arriva al terzo chakra, che è il plesso solare, all'altezza dell'ombelico, il senso qual è? Che l'umanità non sa volere perché ha dei desideri egoici. E siccome ha dei desideri egoici, non conformi a una volontà individuale che non è conforme alla volontà universale, cioè vuole desideri solo per se stesso. Non ha desideri che contemplano la coralità del reale, la pluralità di forze, di spiriti, della natura, non avendo rispetto della natura. Quindi desideri egoici, non si ha rispetto della natura che ha a che fare con l'umanità intera, con la madre terra, con tutti gli spiriti che abitano la terra. Quindi è come se si fossi in una fase di accordo della tua volontà individuale con la volontà cosmica. Come ti ho insegnato in quel video, per dirlo in poesia, noi dobbiamo iniziare a volere e a desiderare non come soggetti distinti e separati da tutto, ma dobbiamo iniziare a volere, a desiderare da una prospettiva più ampia, più vasta. Devi iniziare a volere come gli alberi vogliono, come le onde del mare vogliono, come un'aquila vuole, come le montagne vogliono. Te lo dico in poesia perché la poesia è l'unica cosa che l'anima comprende e arriva dritto al punto. E siamo in una fase in cui è come se ti si sta sgretolando il senso dell'io. Il terzo chakra, quando la Kundalini arriva al terzo chakra, c'è l'atomizzazione dell'io, l'io si inizia a distruggere. E in questo momento che l'io si inizia a distruggere, tu inizi a sentire questa coralità di cui ti sto parlando. A volte, come diceva Jung, c'è chi rasenta la follia perché sente le voci, invece c'è il saggio che viene riscattato e illuminato. E infatti chi si sente nel terzo chakra che c'è questa l'ego, l'autostima, eccetera, no? Ma non è giusto dire autostima. Questo ego deve essere trasportato a una volontà più grande, superiore. Siccome qua mi dice nulla ti è ostile, è come se una parte del tuo ego, della tua personalità, percepisce l'ostilità esterna. Perché si percepisce l'ostilità esterna? Perché se abbiamo dei desideri egoici, di conseguenza noi percepiamo dei nemici fuori. Siccome non esistono nemici fuori che non siano il riflesso delle tue proiezioni, allora ti dice osserva le cose per come sono. Le cose sono al di là del bene e del male, è la tua mente che dà un giudizio alle cose. Noi non stiamo male per gli eventi che accadono, ma stiamo male per il giudizio che mettiamo agli eventi. Le cose sono così come sono, è il giudizio che gli dai che determina il risultato che avranno. Quindi siamo in una fase di presa di consapevolezza in cui il terzo chakra, l'io, si sta atomizzando, inizia a distruggersi. E come ti ho detto bene nel video sullo yoga sciamanico, quando l'io inizia a distruggersi è necessaria la connessione con il maestro interiore, altrimenti la Kundalini impazza e ti trascina questa energia forte, perché si sta risvegliando. La Kundalini risponde soltanto, ubbidisce soltanto alla volontà cosmica, universale, non ubbidisce all'io, all'ego, non lo vede proprio l'io. Quindi ti travolge. Ecco perché è necessaria una profonda connessione con il tuo maestro interiore in questo momento affinché ti possa guidare nella realizzazione
della volontà cosmica, cioè affinché i tuoi desideri siano allineati alla volontà cosmica e tutto fluisca nel modo migliore possibile. Quindi anche rispetto alla domanda, cosa sta accadendo dentro le tue profondità, l'atomizzazione dell'ego, dell'io, cioè si sta distruggendo. Su cosa devi mettere la tua attenzione cosciente? Su quello che ti ho detto, sul fatto che devi connetterti col maestro interiore. Maestro, ti prego, guidami, guidami in ogni istante. Nel video sullo yoga sciamanico ti ho fatto vedere anche come si fa il Kundalini Mudra, che lo puoi fare durante il giorno in qualsiasi momento ed è perfettamente pertinente con quello che ti sto dicendo. Maestro, ti prego, aiutami a non aver paura del caos. Nel caos io posso nascere come una stella danzante. Io so di non sapere, è la mia vera certezza. Poi pensi che non devi giudicare nessun tipo di emozioni, bene, male, giusto o sbagliato, perché la vittima giudica e per questo si sente giudicata e ha paura di un nemico che gli sbuchi da un momento all'altro davanti. Quindi il senso qual è? Metti l'attenzione sul tuo maestro interiore. Maestro, ti prego, aiutami a, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Maestro, ti prego, fai in modo che la mia volontà individuale sia perfettamente in linea con la volontà cosmica, perché è il terzo chakra il sole nero. Quindi, proprio che ha a che fare con la volontà. Ricordiamo che il terzo chakra è la sede del mago, dello sciamano. E che cos'è la magia se non l'arte di operare il cambiamento attraverso la forza di volontà? Quindi dobbiamo imparare a volere e per farlo dobbiamo essere connessi al maestro interiore per non avere paura. Questo è il momento in cui ti trovi. Adesso voglio andare a vedere su quale aspetto in particolare andranno a mettere l'attenzione gli archetipi. Osserva le cose per come sono. Qua c'è una frase molto forte, ragazzi miei. Nulla ti ostile, osserva le cose per come sono. Che cosa significa? Ripeto, ribadisco perché qua me lo marcano. Osserva le cose per così come sono. Le cose sono, allora, come dicevano qualche antico di grande, tutto è puro per i puri, tutto è puro all'origine. È il nostro giudizio che determina poi, sporca le cose. È il giudizio in sé, è giudicare qualcosa, è la discriminazione della mente razionale che determina l'ostilità. Quindi smetti di giudicare le emozioni e quello che ti sta accadendo, non avere paura. Con le pratiche, i mudra e la connessione al maestro interiore questo lo fai tranquillamente. Osserva le cose così come sono, come esse sono, quindi se tu gli dai un giudizio positivo ti ritornano indietro positive, hanno risultati e effetti benefici. Se gli dai invece un giudizio negativo hanno effetti nefasti. Va bene? Vediamo. Su quale archetipo mettono l'attenzione per la variante numero verde? Ancora numero verde. Per la variante numero verde, qual è l'archetipo su cui andiamo a mettere l'attenzione cosciente in questo momento? Madre natura, chiarissimo ragazzi miei, madre natura, cioè niña natural, bambina naturale, amicizia con gli animali, comunicazione con lo spirito della naturalezza. Allora, tendenza a maltrattare gli animali e le persone e l'ambiente circostante. Stiamo avendo paura allora c'è un aspetto di te che sta avendo paura dell'intorno, paura di cosa può accadere, paura di cosa può succedere. Nulla ti ostila. Quella è la vittima che si protegge. Il mago cosa fa? Sempre terzo chakra. Cioè la vittima si protegge. La vittima è colei la quale inizia a sentire le voci, si sta aprendo il terzo chakra, inizia a sentire le voci, la coralità, l'intuito, eccetera. Si spaventa e chiude tutto, la vittima, che pensa che il mondo gli è ostile. E quindi puoi avere questo tipo di specchio. Bambina naturale, qual è la verità? Amicizia con gli animali, che è anche l'amicizia con il tuo istinto animale, primo chakra, l'uomo primitivo, la donna selvaggia. Comunicazione con lo spirito della naturalezza. Quindi, allora, l'aspetto su cui stanno vertendo, quindi su cosa devi mettere l'attenzione in questo momento, è la tua parte istintiva e naturale.
e quindi non solo il terzo chakra ma anche il primo. Quindi il primo chakra ha a che fare, come diceva il grande Assaggioli, con l'uomo primitivo, la donna selvaggia. Siccome l'umanità ha questo primo chakra chiuso, ha tutti e tre chakra chiusi, tendenzialmente. Il primo chakra soprattutto ha a che fare con la selvatichezza, gli animali di cui parla questa carta, con la creatività e l'humus creativo da cui tutta origine il primo chakra. Perché? Perché sotto al primo chakra, che è corrispondente a sotto al coccige, sotto il perineo, va bene? Lo sfintere anale, insomma sotto, va bene, sotto, ci sono altre energie, altri chakra, che sono relativi al mondo sotterraneo, dove ci sono i più grandi tesori dell'umanità, il femminile. L'umanità ha paura del caos, della morte, del femminile, chiudendo così la possibilità di realizzare i suoi talenti. Quindi ti stanno dicendo di mettere l'attenzione su questo, perché sta venendo fuori la tua natura selvaggia, il tuo istinto per poter creare infinite possibilità che ti sono precluse in questo momento con la paura. Va bene? Allora, siccome il primo e terzo chakra qua è molto forte, il Kundalini Mudra, ragazze mie, che è praticamente indice della mano destra in questo modo, e la mano sinistra, questo è il maschile, mano sinistra femminile che abbraccia l'indice destro, e il Kundalini Mudra. Fare questo gesto durante il giorno, basta un minutino, con la consapevolezza, come ti spiego anche nel video dello yoga sciamanico, chiudendo gli occhi, e al primo tu rilassi il perineo, va bene? Cioè sotto lo sfintere anale, tu lo rilassi e prendi consapevolezza del fatto: io so di non sapere, questa è la mia certezza, io non ho paura del caos, maestro ti prego, aiutami a non aver paura del caos, perché è dal caos che può nascere una stella danzante. Poi fai la visualizzazione, pensi al secondo chakra e decidi di prendere ferma risoluzione, di portare ogni emozione al di là del bene e del male, decidendo di vivere ogni emozione in modo profondo, in modo totale, senza giudizio, perché il secondo chakra è bloccato perché l'umanità mette un giudizio sulle emozioni. E tutte le emozioni del bambino interiore tu ce l'hai nel secondo chakra, e quindi questo ti impedisce di sentire il talento che quel bambino vuole manifestare. Quindi porto al di là del bene e del male le mie emozioni, io prendo ferma risoluzione di vivere la vita pienamente. Poi vai al terzo chakra e prendi ferma risoluzione di unire la tua volontà individuale con la volontà cosmica, con il sostegno del tuo maestro interiore. D'accordo? E in questo modo tu me li unisci. Siamo a questo punto di consapevolezza. Vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso cosa ti dicono gli angeli, gli oracoli degli angeli. Qualsiasi emozione arriva, vi ho messo tutte le formule magiche per ogni emozione nel video, nel podcast video Magia Pratica 11, che è diviso in 2 video. Li trovate nella playlist L'Arte Sciamanica, Magia Pratica 11, dove c'è la formula pentacolare per pacificare gli spiriti perturbati e gli eventi che accadono, che sono la manifestazione degli spiriti perturbati, e tutti i mantra, le formule psichiche per ogni situazione, per ogni occasione. Vediamo cosa ti dicono gli angeli. Amore, wow, amore, amore. Ti sto abbracciando adesso, ti sto facendo così. Amore, il portale dell'amore si è aperto, è giunto il momento di vivere nella ricchezza del cuore. Ama, gioisci e porta perdono nella tua vita. I rapporti di coppia sono benedetti. È una bellissima carta che ti sta dicendo che l'amore stai manifestando nella tua vita, a partire dalla consapevolezza che hai, no? Cioè questa consapevolezza, questa bambina naturale, ti sta portando nella realizzazione dell'amore dentro e fuori di te. Ti dice che il portale dell'amore si è aperto. Cos'è il portale dell'amore? È il quarto chakra. Quindi è come se questo processo sta andando, come ti ho spiegato sempre, ribadisco nel video sulla Kundalini, di yoga sciamanico, dal terzo chakra stiamo andando al quarto, dove ci sarà il potere del genio, del maestro interiore e dell'amore. Quindi diciamo che con questa carta è come se mi fosse uscito qua il terzo chakra e qua il quarto, mi spiego ragazze e ragazzi. Quindi è una perfetta sintonia, stai andando benissimo, va bene? Stai andando benissimo, non avere paura, mi raccomando.
Noi siamo la famiglia che abbiamo creato, ti sostengo, ti sosteniamo in questo percorso, non sentirti sola, non sentirti solo, perché io sono qua, noi siamo tutti qua, nel sostenerci in questo processo di ascensione, va bene? Mettiamo un'altra carta degli Angelion. Anche qua non mi viene in mente, con questa carta si aprono altri scenari rispetto alla base di partenza di questo. I rapporti di coppia sono benedetti. Se tu stai avendo un po' di difficoltà o delle questioni nei rapporti di coppia, no? Stai attraversando questo. È come se mi dicessero anche qui, non vedere l'altra persona come perso, cioè una persona distinto e separato da te, ma vedi l'altra persona come un riflesso del tuo spirito guida, del tuo amante mistico, sposo celeste o sposa celeste, come si direbbe nello sciamanismo. Quindi vedi l'altra persona come un riflesso del tuo spirito guida che ti sta portando dei doni. Ma non solo la persona che stai pensando in questo momento, se c'è una persona, anche quelle persone che hai avuto, perché nulla è mai passato. Come dice anche un grande maestro, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Le persone sono perso, dall'etrusco perso, che significa maschera, maschera del divino. Qua ci sono dei rapporti di coppia che ti stanno portando a fare, o ti hanno portato fino a questo momento a fare questo bellissimo passaggio di amore comprensivo di tutto, di vedere l'amore anche laddove non l'hai visto prima nella coppia. Amore significa vedere la manifestazione del divino in tutto, ok? E questo ti sta portando ad avere relazioni sempre più sane e appaganti. Cos'altro mi dicono gli angeli? Lo vediamo. Eh sì, l'inconscio, guarda un po' che cosa ti ho nominato, il bambino interiore ti ho detto nel secondo chakra, che cosa dice qua? Incontra il tuo bambino interiore e ascolta. Chiarissimo, non giudicare le emozioni, porta le emozioni al di là del bene e del male. Il secondo chakra l'umanità ce l'ha bloccato perché è in virtù il grande tabù del genere umano, della società. Il grande tabù della società è quello di giudicare questa è un'emozione giusta, questa è un'emozione sbagliata. Che cosa fa? Cosa succede in questo modo? Che il bambino interiore si sente vittima, represso, non può esprimere le proprie emozioni. Allora tu nel momento in cui con il Kundalini Mudra chiedi aiuto al maestro interiore, ti affidi alla bellezza delle emozioni, qualsiasi esse siano, tristezza, gelosia, abbandono, rabbia, invidia, impotenza, ti affidi a queste emozioni che non sono scatenate dalla persona, la persona è una maschera del divino. Sono tuoi potenti alleati quando ti affidi. E qua c'è la bambina interiore tua che sta gridando, ti dice non ti preoccupare, tienimi la mano, continua, cioè ti sta dando lei forza. Allora portiamo le emozioni al di là del bene e del male, scegliamo di vivere consapevolmente e in modo profondo tutte le nostre emozioni senza volerle schiacciare o senza volerle bandire. È questo che ti sta dando questo grande amore. D'accordo? È una stesa molto commovente, molto bella e se dovessi dare un sottotitolo a questa stesa ti dico fai il Kundalini Mudra che trovi nel video yoga sciamanico. Così, poi durante il giorno basta che fai questo gesto, va bene? Oh, scusami, basta che fai questo gesto durante il giorno. Perché quando tu fai partecipare il corpo nella tua presa di consapevolezza, il corpo si convince. Se noi non convinciamo il corpo, non andiamo da nessuna parte, perché nel corpo ci sono le memorie cellulari. Allora far partecipare il corpo nei mudra, che sono le posizioni delle mani, nei rituali, nei gesti che facciamo, è fondamentale per attuare il cambiamento. Terzo chakra, potere di volontà del mago e dello sciamano. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo concludo qua, è stata una bellissima stesa molto profonda, molto poetica. Ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, io passo all'altra variante e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante del fiocco giallo dorato. Allora, andiamo a rispondere alle domande: come sta vibrando ora il mio stato interiore, cosa sta accadendo dentro le mie profondità, su cosa devo mettere la mia attenzione cosciente. Ok, allora ci prendiamo ovviamente il bisturi migliore che sono i Sefirion, anche qui. Allora, questo è il regno delle paure più profonde dell'ego.
quando siamo vittime. Il regno delle ombre è il regno intermedio, in cui ci stiamo frantumando l'io e salendo verso la volontà cosmica, si direbbe nello yoga sciamanico, ossia stiamo iniziando a sentire la coralità degli spiriti che ci circonda, la realizzazione della nostra anima, stiamo andando verso il verso giusto. Regno della chiara luce, il pieno adempimento del quarto chakra, cioè l'apertura del genio, dell'amore, del cuore. Andiamo a vedere. Allora, variante del fiocchetto dorato. Come sta vibrando il tuo stato interiore? Come sta vibrando il tuo stato interiore? Come sta vibrando il tuo stato interiore? Eccola, ok. Regno delle ombre, anche qui, anche di là è uscito il regno delle ombre. Siamo in una fase intermedia, ragazze mie e ragazzi. Diciamo che tutta l'umanità un po' si trova in questa fase, nel senso prendere coscienza dell'invisibile e non essere soggiogati dalla realtà visibile, cioè iniziamo a prendere confidenza con l'invisibile, questo è il regno delle ombre, iniziamo a prendere confidenza, c'è chi inizia a darsi completamente all'invisibile, avendo fede negli eventi che sono enti, entità, spiriti, una fase intermedia. Vediamo però a tal proposito la carta corrispondente sul regno delle ombre. Qual è? Qual è la carta corrispondente al regno delle ombre? Quindi cosa sta accadendo dentro le tue profondità in questo momento? L'abbiamo già visto, siamo in questo processo intermedio. Su cosa devi mettere la tua attenzione cosciente? Non esce da sola una sola, esci da sola oppure ti prendo io? No tutte, ragazzi, ho capito che siamo nel regno intermedio, però lo so che dobbiamo lavorare abbastanza, però una alla volta. Una... Vabbè, la prendo io. Allora, questa. Allora, vediamo. L'uovo è tutto in gestazione, ragazzi miei, è dentro di te. La versione migliore di te stessa, che è la versione che tu sei sempre stata, scevra dai condizionamenti, è in gestazione. Liberati dalle prigioni e immagina il tuo universo. Allora, siamo al momento in cui, di gestazione, l'uovo cos'è? Vi dico sempre, vi ricordate l'esempio che vi facevo qualche tempo fa? La vita si costruisce in segreto. Quando tu pianti un seme, non è che stai là a scavare quando esce il germoglio, quando esce il germoglio? No, perché sennò il seme muore. Oppure l'uovo, non l'ovetto, quando la gallina cova l'ovetto, cova, poi spunta il pulcino. Non è che tu vai là nell'ovetto per vedere se c'è il pulcino oppure no. Quindi la vita si sta costruendo dentro l'uovo, si costruisce in segreto, la vita si costruisce in segreto, il mistero risolve. Siamo in una fase in cui abbiamo delle prigioni mentali, come ce l'abbiamo tutti, non è che ce le sono tutti, ce l'abbiamo tutti, chi più chi meno si sta liberando dalle catene mentali. Queste prigioni è come se contraessero la tua capacità di immaginare a volte, no? Di immaginare. Siccome però, ragazze mie, ragazzi, tutto è immaginazione. In me mago agere, lascio agire il mago che è in me. La tua realtà l'hai creata prima di arrivare qui. Almeno le linee guida. Quindi, e da che cosa l'hai creata questa realtà? Da un'immaginazione dell'anima. Le tue gambe, il tuo corpo, i tuoi occhi, i tuoi tratti somatici, i tuoi genitori, la famiglia d'origine, la tua genia, i tuoi avi, il luogo in cui sei nata. Il tema natale, diciamo, ecco, l'hai creato prima di incarnarti. Cioè l'hai creato con l'immaginazione. L'immaginazione crea. Quindi noi siamo esseri divini incarnati nella materia e con la stessa facoltà di immaginare creiamo il nostro futuro. Ok. Però che succede? Abbiamo paura a immaginare, perché abbiamo i sensi sottili un po' chiusi, perché è come se non confidassimo nell'invisibile, perché questa società ci ha detto che l'immaginazione è fantasia, mettendotela talmente tanto nella tua testa questa cosa, che l'immaginazione è fantasia, da farti credere che ogni cosa che tu immagini è fantasia.
ogni cosa bellissima che tu puoi immaginare è fantasia, e ce l'hanno educastrato sin da bambini. Quindi c'è questo lavoro di consapevolezza da fare, liberati dalle prigioni, immagina il tuo universo. Allora, tu hai in gestazione questa nuova te, questo nuovo te. Come vuoi che sia? Quali sono i tuoi più grandi obiettivi? Allora mi sta venendo in mente un discorso che ho fatto con con un carissimo amico attore, showman, l'altro giorno. Allora, che agli esordi, no? Allora mi ha chiamato, ci siamo sentiti e gli ho detto, facciamo finta che si chiama Luca, facciamo finta che si chiama Luca. Luca, tu mi stai parlando, mi stai parlando, io ti voglio chiedere solo una cosa. Quali sono i tuoi sogni più grandi? E lui mi ha detto, beh, vabbè, io i sogni demotivato, no? Perché anche questo ragazzo ha tutte le forme pensiero negative legate all'artista, chi fa l'artista non porta il pane a casa, come ce l'avevo io, ve l'ho raccontato tante volte, no? Quando poi la mia opera d'arte l'ho creata col boom sul canale, cioè ho messo in scena le mie arti, le arti terapeutiche, ma tutta l'arte è terapeutica, così nasce l'arte, no? Allora, gli ho detto, Luca, quali sono i tuoi più grandi sogni? Beh, France, io non è che sogno più, cioè io vorrei avere un po' di stipendio, un po' di entrate fisse per aiutare mia madre, mio padre, magari succede qualcosa a mia madre e mio padre, voglio essere pronto a supportare economicamente questa cosa. Magari vanno in ospedale, hanno bisogno di cure, no? Ecco, sempre il peggio la mente pensa, no? Come lo pensavo anch'io. Ecco. Allora io gli ho detto, senti, se tu non avessi tutti questi problemi, qual è il tuo sogno più grande? Beh, fare il conduttore come Fiorello, come Amadeus. Ok, ho detto, quello devi perseguire. Dice, ma non ce la faccio perché non riesco. Quello devi perseguire. Quindi vedete come la prigione mentale, i condizionamenti che ci hanno educastrato, portano a perpetuare le stesse realtà mediocri, quando abbiamo dei talenti innati potenziali grandissimi. Ecco, questo è il senso. Quindi inizia a sognare in grande e a sentire che tutto ciò che sogni è reale, perché non esiste altro che la tua immaginazione. La realtà che vedi in questo momento è un sogno, un'apparizione. Vi dico sempre di dire durante la giornata sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando. Perché tutto quello che vivi nella realtà che ti sembra reale, queste carte ti sembrano reali. Alla tua mente razionale sembrano reali queste carte. Non sono reali. È tutto un sogno, un'apparizione. La sola cosa reale è la tua immaginazione. Pensa un po'. E la fisica quantistica l'ha scoperto da poco questa cosa, in altri termini. La scienza arriva a fare delle scoperte che l'approccio spirituale sapeva 2500 anni fa. Quindi la scienza arriva a fare delle scoperte pazzesche. Abbiamo scoperto che questa cosa per la consapevolezza spirituale e che era già nota quella cosa. Ok? Quindi inizia a immaginare forte, fortissimo, fortissimo. E laddove vedi, per esempio, delle immagini perturbate, no? Tipo, questo mio amico vedeva, ho detto, qual è l'emozione più forte che provi relativa al conseguimento di questo tuo obiettivo di diventare come Fiorello? Frustrazione. Bene, ma oh, meraviglia! Allora gli ho detto, fai una volta al giorno, per almeno un minuto al giorno, visualizza tutte le volte in cui ti hanno chiuso le porte in faccia durante i provini. Visualizza tutte queste volte e anche la sensazione di frustrazione, no? E adesso impersonifica questa dea frustrazione insieme a queste immagini e fai la formula pentacolare sulla dea.
Formula pentacolare in questo caso sulla dea, sull'immagine perturbata. Formula pentacolare la facciamo in questo caso, come vi ho spiegato nel video di Magia Pratica 11, il primo video formula pentacolare. Allora dice alla dea della frustrazione: ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, a seconda di quello che senti di più dire a quell'immagine. E poi per chiusura: ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. In questo modo tu inizi a vedere quello che è accaduto poi al mio amico, inizi a vedere la dea della frustrazione. A un certo punto dice: Fra, ho visto una dea bellissima che mi abbracciava, è come se si fosse sciolto in un secondo tutta la vita di ansia e di angosce. Dice: ma che cos'è questa cosa che mi ha fatto fare? Ho detto: si chiama yoga sciamanico. Quindi ho visto questa dea bellissima che poi mi abbracciava e si scioglieva la tensione. Ok. Questo è la pacificazione delle immagini perturbate, degli spiriti perturbati. In questo caso non è che lo fai una volta ed è finito, avviene a gradi di intensità sempre diversi. Da che cosa dipende questi gradi di intensità? A seconda del grado che hai tu di disponibilità a darti. Mi spiego? Quindi bisogna farlo più volte, fino a che non si realizzano poi gli obiettivi. Io gli ho detto di concentrarsi solo su quello che gli piace fare quotidianamente. Deve solo su quello e fare la pratica, e il resto arriverà da solo, perché non ci pensa lui a realizzare il suo sogno, ma ci pensa la dea della frustrazione che se l'è fatta alleata. Bellissimo. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli archetipi su questo. Vediamo un po' su quale archetipo batte l'uovo. Su quale archetipo batte l'uovo? Due sono usciti, va bene, lo teniamo. Dilettante, non a caso abbiamo parlato di artisti e la sanazione. Sai che sta succedendo? Allora, stanno sanando, si stanno sanando i tuoi talenti, le tue arti, cioè si sta sanando la consapevolezza che tu sei talentuosa, tu sei talentuoso, tu hai delle qualità, delle capacità, dei talenti che hai solo tu e che puoi fare solo tu. Ci sono delle cose che puoi fare solo tu, anche se sono cose uguali a qualcun altro, sono cose che puoi fare solo tu, perché nel modo in cui lo fai tu, come lo fai tu, con l'anima che sei tu, non lo può fare nessun altro. E quindi c'è il sanatore, la guida, il maestro interiore che ti sta guidando nel fare delle cose, nell'avere fede nelle cose in cui ti vai a dilettare di fare, va bene? Non pensare: non lo so fare, non lo so fare bene, questa cosa non la so fare bene. Magari adesso alcuni di voi non vi risuona questa cosa, perché magari potete dire: ma che cos'è che non sto facendo, che magari mi viene l'ansia che non so fare e quindi lo lascio di fare, però lo vorrei fare. Ok, tra qualche giorno vi risuona, va bene? Perché magari state andando incontro alle cose che vi piace fare o le cose le state facendo, vi fate guidare dall'istinto, ma magari arriva qualche cosa nei prossimi giorni in cui non ti sentirai pronta o pronto. Va bene? Allora, siccome l'uovo è in gestazione, perché in gestazione l'uovo? Perché si sta sanando la consapevolezza che tu hai un certo talento di cose che puoi fare solo tu. E quindi dice: divertiti praticando attività artistiche senza necessità di essere un professionista. Cioè, è proprio come gli ho detto al mio amico: devi concentrarti soltanto, poi non a caso le carte sono sempre, cioè c'è una sincronia stupenda, devi concentrarti soltanto sul piacere di fare quelle cose. Se pensi di non saperle fare bene è perché ti stai confrontando con un Amadeus o con un Fiorello, che tu vedi come dei modelli, ma quello che come lo farai tu sarà diverso da Fiorello e sarà diverso da Amadeus, è il tuo ed avrà successo se tu credi nella tua abilità.
Devi solo concentrarti nel fare quello che ti viene meglio, facile, che ti viene bene. La prima legge dello yoga sciamanico, che si chiama la yasa, è questa. La suprema condotta è l'assenza di sforzo. Devi fare piacevolmente quella cosa, non ti deve pesare di fare qualcosa. Se ti sta, quando ti arriva una sorta di cosa, no, non lo so fare, e ti scoraggi, quella è la mente, formula pentacolare per pacificare le emozioni e vai dritta. Lanciati, d'accordo? Sì, se ti arriva un'ispirazione per fare qualche cosa nei prossimi giorni, falla. Non pensare sono brava, non sono brava, sono meno brava, perché la mente ti compara con quello che hai visto nel corso della tua vita. E la comparazione stessa non ti fa evolvere, non ti fa sviluppare, non ti fa andare avanti. Tu sei unica, tu sei unico. Quindi mi viene in mente il mantra bellissimo che vi ho detto che uso sempre, che è una cosa spettacolare. Il mantra che vi ho messo nel secondo video della Magia Pratica 11, che è questo, che non è un mantra, è la formula psichica, formula magica, che è questa. Quando ti trovi a dover fare per esempio una cosa, o devo scrivere un libro, devo fare uno spettacolo teatrale, o devo fare un progetto, no? Magari ce ne sono già tanti di libri, ce ne sono già tanti di progetti teatrali, o ce ne sono già tanti progetti in azienda, non lo so. Come faccio a fare qualcosa di bello e utile? Allora, tu pronunci questa formula magica e tu farai una cosa potentissima. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. E ti uscirà qualcosa di straordinario, perché tu ti affidi al vento. I venti sono i tuoi antenati che ti hanno dato le qualità e i talenti per realizzare quello che ispirata vai a fare. Le ali e il sostegno dei tuoi antenati, sulle ali della perfetta creatività. I tuoi antenati hanno lavorato per te fino a questo momento affinché tu esprimessi quelle doti, quei talenti all'interno di alcune attività che ti verranno di fare. E ti garantisco che uscirà qualcosa di straordinario. Non ti devi focalizzare, sarà giusto, sarà meglio, sarà peggio, ma quello non l'ha fatto così, ma quell'altro è meglio fare così, ma forse sto sbagliando. No, no, devi concentrarti sul puro piacere di fare quella cosa. Il resto ci pensano i tuoi avi, i tuoi antenati, lo spirito, d'accordo? Questo ti permette di vivere nell'attimo presente. La conoscenza dell'attimo presente è la sola cosa vincente, la conoscenza che non accumula karma. Libera, libera di esprimerti, ok? Quindi su questo devi focalizzare la tua attenzione cosciente, ok? Andiamo a vedere cosa ti dicono le carte degli angeli. Su cosa devi focalizzare ancora la tua attenzione cosciente rispetto al tuo stato interiore? L'amore, io non ci posso credere, ragazze, c'è la stessa stesa dell'altra, con qualche sfumatura diversa, incredibile. Leggono proprio le energie della nostra famiglia. Bellissimo, bellissima carta, è molto poetica anche questa. Il portale dell'amore si è aperto, è giunto il momento di vivere nella ricchezza del cuore. Ama, gioisci e porta perdono nella tua vita. I rapporti di coppia sono benedetti. Allora, mi stanno dicendo, come ti ho detto anche qui, l'umanità è bloccata al terzo chakra, non solo se l'ho detto in questa variante, l'ho detto nella prima, ma anche nel video di yoga sciamanico. Quindi noi stiamo lavorando, tutti noi, umanità, per passare in pianta stabile al quarto chakra. Come si passa in pianta stabile al quarto chakra? Smettendo di avere
paura dell'inatteso, del caos dei valori femminili, smettendo di giudicare le emozioni del bambino interiore e iniziando a saper volere. Cioè la tua volontà individuale si deve unire alla volontà cosmica, cioè significa mettersi al servizio di una volontà superiore. I tuoi desideri devono essere al servizio di una volontà superiore. Ecco, in questo modo si realizzeranno tutti gli obiettivi più grandi che tu ti sei mai potuta prefiggere. Dall'amore alle relazioni, a un progetto creativo, a lavoro artistico, a un progetto lavorativo economico, va bene? In questo momento, quindi, ti sta dicendo gli angeli, sei benedetta in questo, perché dal terzo chakra, quando la volontà si apre, allora va a pianta stabile al quarto. E nel quarto chakra cosa c'è? Nel primo chakra c'è il potere della creatività, l'uomo selvaggio, la donna primitiva. Nel quarto chakra c'è il genio, la vera creatività che ha a che fare con il genio, la genialità. Ok, quindi anche i rapporti di coppia sono benedetti. Se stiamo attraversando delle questioni sentimentali particolari, anche qui ti viene chiesto di il processo che ti ho detto prima, perché ogni cosa che viviamo è applicabile a tutti i livelli della nostra vita. Ma in questo caso, in questa variante, io voglio vedere una cosa. Metto i miei oracoli lui-lei per vedere cosa ti vuole dire l'amore anche relazionale in questo momento. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Si è girata da sola. È bellissima. Gabriele D'Annunzio. Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Allora qua ti sta portando all'attenzione la necessità di avere profonda consapevolezza di chi è l'altro davanti a te. Spesso quando diciamo le relazioni non ha funzionato, no, si accusa l'altro, eccetera. Qua dice l'amore ti sta dicendo una cosa in questo momento importantissima. Non dobbiamo vedere la storia d'amore bella quando tutto va bene. Tutto va bene secondo quale prospettiva? Perché dalla prospettiva trascendente tutto va bene anche quando secondo la mente va male. Tutto va come deve andare, tutto è perfetto. Cioè ti stanno chiedendo di portare le tue relazioni al di là del giudizio del bene e del male, di vedere ogni relazione che hai avuto, che stai avendo, mi spiego, ogni relazione come uno specchio del divino che ti sta portando determinate emozioni da vivere affinché tu possa auspicare al vero amore, che è quello della consapevolezza che tutto è divino. Le relazioni, la relazione è tutto ciò che esiste. Non esiste l'individuo distinto e separato. È un concetto religioso e morale questo. Cioè, io non esisto da sola, io Francesca. Esiste la mia relazione che sto avendo con te adesso. E mio padre da solo non esiste. Esiste la relazione, esiste solo la mia relazione con mio padre. Cioè quello che ti voglio dire, tutto è in relazione, noi siamo costantemente in relazione, noi non possiamo vivere senza le relazioni. Non esisteremmo, però in che forma? Ti spiego. Tu non potresti respirare se non ci fosse la relazione con la natura, la relazione con gli alberi che danno ossigeno, poi tu elimini l'anidride carbonica. La relazione con la natura e con gli alberi è fondamentale affinché tu possa vivere. Ma tu da sola non esisti. Quindi è tutto relazione. Quindi è come se ti dicesse questa carta porta consapevolezza alle relazioni. Quello che esiste sono le emozioni che ti scatenano dalle relazioni. E qua dice saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra, questo deve essere, questo è l'essenziale. Cos'è l'essenziale? In questo caso l'essenziale è quello che c'è al di là del bene e del male. L'essenziale è quello che c'è al di là del giudizio che metti sulle relazioni. Scusami, l'essenziale è ciò che c'è al di là del giudizio che dai alla persona con la quale sei in relazione o sei stata in relazione. È l'emozione.
Sono le emozioni che sono gli dei, che sono eterne, che sono immortali, le protagoniste delle nostre relazioni. Quindi questa consapevolezza ti porterà a vedere nell'altro una profonda comprensione, tant'è da auspicare relazioni sempre più integre e appaganti. Voglio fare un'altra cosa. Voglio vedere te. Voglio vedere te, l'energia che hai nei confronti dell'altro fuori da te. Qual è l'energia che hai nei confronti dell'altro fuori da te? Sia che tu sia in relazione oppure che tu lo sia stata, come ti approcci al nuovo. Vediamo, qual è la tua energia rispetto alla relazione con l'altro? E infatti abbiamo la papessa, energia più introspettiva, più silenziosa, più, ok? Ecco, con l'occasione che è uscita la papessa, che è proprio la maga, la sciamana, no? Se hai dei dubbi, quando hai dei dubbi, perché la papessa è il numero 2 degli arcani maggiori, anche la dualità, no? Confusioni. Però la papessa cosa ci insegna allo stesso tempo? Ci dà il problema e la soluzione. Quando c'è la dualità, 2 degli arcani maggiori, noi siamo in un sistema duale, noi stiamo trascendendo la dualità. Allora appellati al maestro interiore per vedere la perfezione in tutte le relazioni che hai avuto, per vedere la perfezione del divino, per non giudicare più la persona, perché solo questo ti porta il vero amore. Laddove vedrai qualità, capacità e talenti nella persona che incontrerai. Per alcuni di voi adesso c'è silenzio con qualcuno, per altri siete più introspettive. Fatto sta che il succo, il nocciolo della questione è quello di cui abbiamo parlato. E infatti qua abbiamo l'eremita, vedi, siete molto introspettive o introspettivi anche rispetto alle relazioni che avete avuto nel vostro passato. L'eremita guarda al passato, no? Guarda anche a sinistra l'eremita, che è l'aspetto femminile. Quindi fatevi guidare dall'intuizione piuttosto che dalla mente, la dualità, perché questo porta a un completamento, il 9, il completamento dell'approccio con l'altro, non un approccio duale disfunzionale, ma un approccio unitario funzionale, ok? Stanno suonando anche le campane, non so se state sentendo, a questo punto faccio un applauso meraviglioso. Va bene, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Mi auguro di avervi dato ulteriore consapevolezza in questo e ti ringrazio, ti abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.